Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi insieme andiamo a realizzare questa borsa che io ho chiamato borsa colora perché ho usato appunto la lana colora. È una lana molto facile da utilizzare, quindi per le lavorazioni sia di borse come potete vedere, ma anche di accessori vari. Io vado ad usare due gomitoli, quindi due colorazioni praticamente per la nostra borsa che vedete, e il punto che realizziamo insieme è il punto zig zag. In più utilizzo, vedete, un fondo rigido, questo perché io lo consiglio per le borse in lana, perché ovviamente dà più sostegno alla borsa. All'interno ho realizzato una fodera di feltro e una chiusura a clic clac, quindi veramente semplice semplice da realizzare. Per i materiali abbiamo i materiali della merceria Zeus, come potete vedere hanno il loro sito online. Io ho usato, vi ripeto, la lana colora, eccola, ed è disponibile, come potete vedere, veramente in tanti colori. Quindi potete, insomma, io ho usato, vedete, il grigio e il panna, dove sono tornata un po' indietro per farvi vedere, ma i colori sono veramente tanti. Potete quindi dare sfogo alla vostra fantasia. In più uso il fondo 30x10. Passiamo adesso al tutorial. Allora ragazzi, per il nostro tutorial io vado ad usare la lana colora Baby. Allora, questa lana nelle indicazioni ci dice che deve essere un consiglio di lavorazione è uncinetto 2,5-3. Io che cosa faccio? Lavoro in doppio filo, quindi vedete, prendo due gomitoli e vado a lavorare in doppio filo. Per le borse è qualcosa che io vi consiglio di fare, perché la lana, essendo molto sottile, ma soprattutto un tessuto la torsione è molto leggera, e quindi quando andate a lavorare le borse, anche se dovessimo foderarle, però insomma io consiglio sempre uno spessore, vedete, maggiore rispetto al filo singolo, ok? Usiamo il fondo 30x10. Per i materiali in descrizione vi metto il link del sito della merceria Zeus. Allora, uncinetto numero 4, come avete visto, per un solo filo ci consiglia di lavorare con 2,5-3. Io non raddoppio praticamente, perché raddoppio il filo, raddoppio pure l'uncinetto, quindi 5-6, ma semplicemente con il numero 4, ok? Chi riesce può e ha una mano molto morbida, addirittura può lavorare con il 3,5. Adesso guardate, iniziamo la nostra lavorazione dal fondo, agganciamo, vedete, il filo in questa maniera qui e ci agganciamo con una maglia bassissima o catenella. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa e ne lavoro un'altra, quindi due maglie basse in quello dopo. In quello dopo lavoro una sola maglia bassa. Ora, l'infilatura del fondo dipende molto dai materiali che usiamo. In questo caso, lavorando a doppio filo, è chiaro che io ho ispessito, no? Il mio filato, e quindi va bene così, ma se lavorate con un filato più sottile probabilmente dovete lavorare due maglie basse in ogni foro o comunque alternarle in maniera diversa. Quindi una maglia bassa, nel prossimo due. E nel prossimo una. Nel prossimo 2. Quindi adesso dobbiamo andare avanti alternando sempre in un foro una maglia bassa e nel prossimo 2. Quindi lavorate 2, 1, 2, 1, 2, 1 fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, alla fine io devo andare a contare i miei punti, perché io lavoro su un multiplo di 5. Arrivati qua, vedete, io ho 83 punti bassi, quindi termino, vedete, nell'ultimo punto con altre due maglie basse. In questa maniera qui avrò 85 maglie basse, quindi avrò il mio multiplo di 5, ok? Quindi
termino con 2 maglie basse, voi andate a contare. Allora, in realtà io il multiplo di 5 si riferisce alla mezza lavorazione del punto zig zag. Io calcolo sempre in doppio, quindi dico sempre che è un multiplo di 10, infatti la stola la lavoreremo in multiplo di 10, però per il fondo purtroppo ci troviamo sempre un grande numero, cioè non un grande numero, un numero dispari. Difficilmente riusciamo a fare questo numero pari a 10 a 10, quindi andiamo a mettere su il multiplo di 5. Però anche se voi riuscite a mettere un multiplo di 10, quindi a terminare con 90 o con 80 maglie, poi dipende dal fondo che avete, va bene comunque. Calcolate che multiplo di 5 o multiplo di 10, perché praticamente è più o meno la stessa cosa, ok? Poi magari vi farò un video per spiegarvi proprio la questione del multiplo, perché in alcuni casi, cioè, come è possibile se il multiplo di 5 è il multiplo di 10? In realtà perché noi abbiamo questa lavorazione che sale e che scende, viene fatta in gruppi da 10 nel mio caso, ma noi la possiamo sempre, il multiplo in alcuni casi può essere sempre modificato. Allora, entro, vedete, nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassissima. E qui vado ad iniziare la mia lavorazione, quindi 1, 2 e 3. Il primo giro lo lavoreremo a maglie alte, quindi in ogni punto entriamo e lavoriamo delle maglie alte singole. Quindi proseguite lavorando una maglia alta, vedete, in ogni punto. E proseguiamo in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, alla fine, quindi arrivo dove ho le 3 catenelle, sulla terza vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui, sul lavoro. Entro e chiudo maglia bassissima. E in questa maniera, vedete, abbiamo lavorato le nostre maglie alte per tutto il perimetro del nostro fondo. Adesso non dobbiamo fare altro che iniziare il punto zig zag, quindi iniziamo con le nostre 3, 1, 2 e 3 maglie alte, quindi questa, vedete, è la prima maglia alta che corrisponde, vedete, eccola qui, e proseguiamo lavorandone altre 3, quindi una l'abbiamo lavorata, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza e lavoriamo la quarta maglia alta in questa maniera qui. Adesso guardate, noi qui abbiamo 2 punti che dobbiamo saltare, quindi saltiamo 1 e 2, filo sull'uncinetto, e nel terzo, vedete, 1 e 2, nel terzo entriamo e lavoriamo altre 4 maglie alte in ogni punto, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Adesso la seconda sequenza faremo 2 catenelle, quindi 1 e 2, non saltiamo nessun punto, quindi filo sull'uncinetto, entriamo in quello subito dopo e lavoriamo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte e di nuovo saltiamo 2 punti, quindi praticamente filo sull'uncinetto, 1 e 2, entriamo nel terzo e lavoriamo di nuovo le nostre 4 maglie alte singole, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Ora di nuovo andiamo a lavorare 2 catenelle, quindi 1 e 2, non saltiamo nessun punto, vedete, io sono qui, entro subito in quello dopo e lavoro 4 maglie alte singole, quindi 1, 2, 3
e 4 maglie alte singole. Adesso qui vedete io ho aumentato, vedete praticamente noi abbiamo una situazione dove andiamo a diminuire e una situazione dove andiamo ad aumentare. Questo per andare a praticamente creare l'effetto dell'onda. Ovviamente il primo giro ancora non si vede bene, ma si vedrà man mano. Adesso qui vedete io ho realizzato le 2 catenelle. Qui vado a diminuire, quindi salto i 2 punti, 1, 2 e nel terzo lavoro di nuovo la sequenza di 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Quindi se qui vedete io ho saltato le 2 maglie, qui devo realizzare le 2 catenelle. Quindi guardate sempre la lavorazione precedente. Filo sull'uncinetto, non salto nessun punto, vedete qui ho lavorato nel punto subito dopo, di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Quindi vedete qui abbiamo aumentato, quindi significa che qui dobbiamo diminuire, quindi filo sull'uncinetto, salto 2 punti e nel terzo inizio a lavorare le 4 maglie alte singole, 1, 2, 3 e 4 maglie singole. Ecco qui, vedete? Adesso non facciamo altro che andare a proseguire con la stessa sequenza fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, alla fine, dove praticamente ho qui la sequenza dove ho aumentato con le 2 catenelle, qui devo saltare i 2 punti, quindi chiaramente questi 2 punti non li lavoro e vado a chiudere, vedete, a maglia bassissima sulla terza catenella, quindi 1, 2 e 3 e sulla terza catenella vado a chiudere a maglia bassissima. Ed ecco qua. Ora ne abbiamo, vedete, 1, 2, 3 e 4 punti. Allora abbiamo bisogno di iniziare il giro con 2 maglie alte, quindi inizieremo sempre il giro con 2 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 sarà la prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Dovendo saltare i 2 punti non riusciamo a fare la quarta, quindi la quarta la realizziamo noi, quindi 1, vedete, entro di nuovo nello stesso punto, lavoro un'altra maglia alta e poi entro nella prossima, conto 2, entro nella prossima, conto 3 maglie alte, ok? Ma in realtà sono 4 perché noi dobbiamo saltare sempre le 2 centrali, vedete? Quindi qui dobbiamo avere 4 maglie alte ma dobbiamo saltare i 2 punti, quindi vedete 1, 2, 3 e 4 e salto i 2 punti, quindi filo sull'uncinetto, salto questi 2 punti e entro nella prossima e lavoro 1, 2, 3 e la quarta, guardate, la lavoriamo sulla catenella, quindi 1, 2 e 3 e la quarta sulla prima catenella, quindi entro nella prima catenella e lavoro la quarta maglia alta e di nuovo qui 2 catenelle, quindi dove ci sono le 2 catenelle le rilavoriamo sempre. Ora l'altra sequenza iniziamo dall'altra catenella, vedete che abbiamo lavorato, quindi entriamo nell'altra catenella in questa maniera qui e lavoriamo la prima maglia alta della sequenza, filo sull'uncinetto, entriamo nella prossima e lavoriamo la seconda, entriamo nel prossimo e lavoriamo la terza maglia alta. In questa ho saltato una maglia, scusatemi. Vedete, molto semplice perché praticamente noi dobbiamo avere sempre le 2 maglie alte centrali libere, ce ne accorgiamo, quindi una, vedete, 2, 3 e 4 maglie alte
e queste due, vedete, centrali saranno quelle saltate. Quindi se noi, come avete visto, io avevo saltato una, me ne sono accorta subito, quindi saltiamo queste due, entriamo nella terza e di nuovo lavoriamo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e sulla prima catenella, vedete, lavoriamo l'ultima maglia alta di questa sequenza, quindi la quarta, vedete, e di nuovo qui lavoriamo le due maglie alte, le due catenelle, scusate, e iniziamo da capo la sequenza. Quindi iniziamo l'altra sequenza, filo sull'uncinetto, la prima maglia alta sempre, vedete, nella catenella, quindi nella seconda catenella, e poi le altre 3 maglie alte sulle maglie alte, vedete, sottostanti. Non vi confondete, non saltate nessun punto, quindi 2, 3 e 4 maglie alte. Queste due, vedete, sono sempre le due che dobbiamo saltare, noi le troviamo sempre centrali, quindi non vi potete confondere, le due le saltiamo, filo sull'uncinetto, entriamo nella terza e lavoriamo di nuovo le nostre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e la quarta, vedete, sulla prima catenella. Fate attenzione ad entrare nella prima e non nella seconda. Una volta che abbiamo lavorato la prima maglia alta sulla prima catenella, 2 catenelle e iniziamo da capo, vedete, la sequenza con le 4, quindi di nuovo sulla seconda catenella iniziamo con la prima maglia alta, 1 e poi proseguiamo 2, 3 e 4 maglie alte. E adesso, vedete, dobbiamo andare a proseguire, quindi qui abbiamo le due, vedete, maglie alte strette e le dobbiamo saltare e andare sulla terza e così via. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, alla fine, quindi io ho lavorato la sequenza dell'aumento, vedete, le 4 maglie alte e devo saltare ovviamente i 2 punti. Allora non vi preoccupate se vi trovate una sola maglia alta qui da saltare, perché noi qua abbiamo fatto l'aumento, quindi tranquille, ok? La lavorazione in tondo per questo punto viene un po' modificata, mentre quella, insomma, di giri di andata e ritorno è un po' più standard. Quindi vedete, io chiudo sulla terza catenella della lavorazione, quindi 1, 2 e 3, entro e vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Ora qui, vedete, dobbiamo sempre tenere presente che queste due centrali vanno saltate e abbiamo solo 3 maglie alte qui, quindi ne lavoriamo sempre 2 ad ogni inizio giro, quindi 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e nello stesso punto ne lavoriamo un'altra, quindi 2 maglie alte, ok? E poi nella prossima la terza maglia alta e nella prossima la quarta maglia alta. Quindi abbiamo ricreato una maglia alta che qui non abbiamo, quindi tranquille, la andiamo sempre a creare, noi iniziamo sempre con 2 maglie alte la prima riga. Un'altra cosa che vi voglio dire, man mano che lavorate vi può dare l'impressione che è troppo stretto. Allora, nel mio caso io lascio stare, perché essendo la lana, vedete, che slabbra, meglio che sia un pochino più stretto, perché quando andiamo a infilare la fodera, insomma, la lavorazione si stenderà bene. Se invece facciamo una lavorazione troppo larga, la lana con il tempo slabbra, quindi praticamente la nostra borsa diventerà più larga della fodera sottostante. Quindi voi cercate di mantenere, quindi se vedete anche che è un pochino più stretto, non vi preoccupate, vedete che già se fate così la lavorazione si allarga. È chiaro che laddove fosse troppo stretto, e allora dovete andare a mettere più punti sulla base, quindi quando andate ad infilare andate a mettere più punti sulla vostra base, dovete regolarvi in base al filato. Adesso vedete, iniziamo la sequenza, quindi abbiamo le due, vedete, maglie, perché per il punto, vedete, vi faccio vedere, vedete, ci sono le punte e poi ci sono queste cosiddette valli, quindi abbiamo delle colline simboliche e delle valli, quindi sale, vedete, e scende, sale
e scende il punto in questa maniera qui. Quindi voi dovete avere questa lavorazione in questa maniera qui, ok? Deve salire e scendere il punto. Adesso io ho i due punti che vanno saltati, vedete, sempre al centro, filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 e nel terzo inizio a lavorare di nuovo la sequenza, quindi 1, 2, 3 e la quarta, guardate, viene sempre lavorata sulla catenella in questo caso, e la quarta. Subito dopo aver lavorato la quarta maglia alta sulla prima catenella, di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto e la prima va lavorata, vedete, sulla prima catenella, quindi qui lavoriamo la prima maglia alta e fate attenzione a non saltare questa, perché vedete è così vicina alla catenella che sembra che abbiamo lavorato questa maglia qui, invece filo sull'uncinetto, abbiamo lavorato la catenella, lavoriamo la prima maglia alta, quindi 2 maglie alte abbiamo lavorato, 3 maglie alte e 4 maglie alte, ed ecco, vedete che abbiamo riprodotto la sequenza. E di nuovo qui abbiamo le 2 maglie che andremo a saltare, 1, 2 e sulla terza lavoriamo la maglia alta, la seconda maglia alta, la terza maglia alta, di nuovo vedete la quarta sulla prima catenella e di nuovo iniziamo la sequenza con l'aumento, quindi 1 e 2 catenelle e di nuovo sulla prima, vedete, sulla seconda, scusate, catenella della riga sottostante lavoriamo la prima maglia alta e poi le altre 3. Vedete come sono attaccati questi 2 punti, possiamo confonderci e saltarlo, quindi 2, 3 e 4. Ed ecco qui, quindi adesso di nuovo andiamo a replicare sempre le sequenze. Allora io adesso vado a realizzare ancora altre 2 righe, quindi praticamente realizzo questa riga più un'altra riga, chiudo sempre a maglia bassissime e ricordatevi sempre di iniziare la riga con 2 maglie alte, iniziamo sempre la riga con 2 maglie alte nello stesso punto, ok? Quindi io vado a completare altre 2 righe totali, quindi questa più un'altra, quindi vedete 1, 2, 3, 4, 5, io andrò a lavorare 5 righe complete e poi cambio il colore. Allora ragazzi, io vedete ho completato 1, 2, 3, 4 e 5 righe, quindi arrivo alla fine, chiudo a maglia bassissima e vado proprio a chiudere la lavorazione, quindi praticamente taglio il filo in questa maniera qui e lo vado a nascondere all'interno del mio lavoro, come facciamo sempre. Ok, quindi a questo punto poi lo andrò a chiudere all'interno, vedete, del lavoro, ad infilarlo. Allora, questa è la lavorazione come si presenta. Allora, man mano, vedete che ho lavorato, facevo così con le mie mani e chiaramente, vedete, il lavoro poi ha preso forma. Quindi con la lana questo è fattibile. È chiaro che se lavorate con il cordino, la situazione, se è troppo stretta, non va bene. Quindi ecco, io vi sto facendo vedere come lavorare con la lana. Tenete presente questo dettaglio. Quindi mi aggancio, vedete, dove praticamente ho chiuso il lavoro per non sbagliare. Allora, queste, vedete, sono le 2 maglie che vanno saltate, ok? 1 e 2, vedete? Qui ne abbiamo solo 3. Quindi questa è la prima, io entro in quella che non va saltata, ovviamente quella che va lavorata, in questa maniera qui, e lavoro le prime 3 catenelle, quindi 1, 1, 2 e 3, tiriamo un po' il filo dietro e ne lavoriamo un'altra. Ricordate che noi iniziamo sempre il giro con 2 maglie alte, quindi nello stesso punto ne lavoriamo un'altra, quindi 2, nel prossimo 3
e nella prossima 4. Abbiamo, vedete, i 2 punti da saltare, quindi saltiamo 1 e 2 e nel terzo iniziamo a lavorare la nostra prima maglia alta. 1, 2 e 3 maglie alte e la quarta la lavoriamo sulla catenella. 2 catenelle e sulla seconda, vedete, catenella lavoriamo la prima maglia alta dell'altra sequenza, quindi una maglia alta, nel prossimo la seconda maglia alta, nel prossimo la terza e nel prossimo la quarta. Dobbiamo, vedete, saltare i 2 punti, filo sull'uncinetto e di nuovo nel terzo iniziamo la sequenza, quindi 1, 2, 3 e nella prima, vedete, catenella lavoriamo la quarta maglia alta della sequenza. Ecco qua. Quindi vedete, abbiamo iniziato la nostra lavorazione con un altro colore. Adesso andiamo a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Allora ragazzi, una volta vedete che ho terminato la riga ovviamente con il colore più chiaro, entro sulla terza catenella e chiudo sempre a maglia bassissima in questa maniera qui. Tagliamo ovviamente il nostro filo e sfiliamo. Andiamo a chiudere, mettere all'interno i nostri fili, ecco qui ed ecco qui. Allora io adesso faccio una sola riga, ovviamente diciamo che il cambio di colore è un po' a sentimento, no? Come vi piace di più, potete fare una riga chiara e una riga col grigio scuro, 2, 2, 3, 3, 5 come ho fatto io e una così, insomma dipende un po' dai gusti. Allora adesso mi riaggancio di nuovo, quindi dove vedete io ho questa maglia, mi riaggancio di nuovo con il grigio e inizio di nuovo la lavorazione, quindi 1, 2 e 3. Quando mi aggancio ricordiamo sempre di lavorare 2 maglie alte ogni volta che iniziamo la lavorazione, quindi 2 maglie alte, vedete, ovviamente andiamo a vedere 3, allora 2 sono qui, 3 e 4, ecco qua, date sempre a vedere perché chiaramente dobbiamo avere sempre 4 maglie alte. 4 maglie alte, vedete, salto le 2 maglie e nella terza lavoro la prima maglia alta delle 4 e vado a proseguire, quindi 1, 2, 3 e sulla prima catenella vado a lavorare l'ultima maglia alta della sequenza, quindi delle 4, di nuovo 2 catenelle e iniziamo da capo. Allora adesso io vado a proseguire per un po' di giri, farò questo giro grigio, il prossimo lo rifaccio panna e poi vado a proseguire sempre con il grigio, quindi voi andate a proseguire. Il cambio di colore io insomma lo faccio in questa maniera qui, ovviamente voi potete variare per il cambio di colore a fantasia vostra, quindi vado a fare un tot di righe e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho realizzato. Allora ragazzi, come potete vedere io ho proseguito, allora ho lavorato in questa maniera qui, vi faccio vedere, abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5 e 6 righe, quindi 1, 2, 3, 4, 5, scusate, righe con il grigio, una riga con il colore più chiaro, una riga con il grigio, una riga con il colore più chiaro e poi vado a proseguire con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 righe con il grigio. Allora la misura in altezza in centimetri è di circa 26 centimetri nel mio caso, ok? Questa è la misura. Adesso io voglio andare a creare un bordo,
che è un bordo che verrà poi appoggiato, ovviamente girato sulla borsa. Quindi non vado a lavorare come ho fatto fino adesso, quindi vedete sul dritto, ma inizio la lavorazione all'interno, così quando verrà girata sarà la stessa lavorazione che abbiamo all'esterno. Questa lavorazione io la vado a fare con la lana più chiara, quindi col colore più chiaro. Ovviamente voi potete sempre scegliere le tonalità di colore come preferite. Quindi la lavorazione è la stessissima, chiaramente andiamo soltanto ad iniziare all'interno. Fatto questo, una cosa importante è andare a realizzare la fodera. Vedete, io ho realizzato praticamente la fodera di feltro rigida. Nel box informazioni vi metto il link. È importantissimo prepararla a questo punto. Nel tutorial io vi faccio vedere che dovete prendere la misura del fondo e poi l'altezza ovviamente della borsa, dove vedete io divido in due parti, vedete, quindi una metà e l'altra metà. Allora, come vedete qua io l'ho cucita col filo di nylon, però nel tutorial vi faccio vedere che si può attaccare anche con la colla, quindi se sapete cucire non è un problema, se non sapete cucire avete l'alternativa di attaccarla con la colla a caldo, quindi insomma ci sono tutte le spiegazioni nel tutorial che vi metto giù nel box informazioni. Allora andiamo ad iniziare, iniziamo in un qualsiasi punto ovviamente della borsa, però iniziamo all'interno, quindi vedete la lavorazione è la stessa. Qui abbiamo, vedete, le due maglie da saltare, per esempio io mi aggancio qui ed inizio la lavorazione, quindi 1, 2 e 3. Andiamo a vedere che qui abbiamo la prima, la seconda, la terza e la quarta, quindi andiamo nella prossima, lavoriamo la seconda maglia alta, la terza maglia alta e guardate, sulla prima catenella lavoriamo la quarta maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, nella prossima lavoriamo una maglia alta, nella prossima un'altra maglia alta, nel prossimo un'altra maglia alta, quindi 3, e nel prossimo la quarta. Saltiamo, vedete, le due, quindi la lavorazione è sempre uguale, non cambia niente. Saltiamo la seconda e nella terza lavoriamo di nuovo la sequenza di 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e sulla quarta, vedete, sul quarto punto che è la prima catenella lavoriamo la nostra quarta maglia alta. Di nuovo 1 e 2, filo sull'uncinetto e sulla seconda catenella lavoriamo la prima maglia alta delle prossime 4, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Di nuovo qui vedete abbiamo, vedete, allora qui è dove praticamente dobbiamo diminuire. Io ho saltato un punto, scusatemi. Quindi contiamo sempre, voi contate sempre per vedere se vi trovate, quindi 1, 2, 3, 4 e le due, vedete, devono essere così. Adesso me ne sono subito accorta che ho saltato un punto, avete visto? Perché avendo sempre la visualizzazione delle due centrali da saltare me ne sono accorta. Quindi saltiamo di nuovo le due e iniziamo da capo, quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Allora ragazzi, guardate, io arrivo all'ultima sequenza, ve la voglio far vedere da capo, dove praticamente, vedete, io devo saltare le due maglie centrali e andare a lavorare le 4 maglie, ma una maglia io la devo sempre lasciare. Però vedete non mi trovo, perché? Perché è chiaro che noi quando andiamo ad iniziare allo stesso punto dove abbiamo chiuso, iniziamo sempre con 2 maglie alte, no? Ve l'ho spiegato all'inizio. Quindi adesso, non avendo iniziato con le 2 maglie alte, ne abbiamo una in meno e quindi non le andiamo ad aggiungere. Quindi o iniziate nello stesso punto dove avete praticamente finito con il colore grigio e in automatico iniziate con le 2 maglie alte, oppure come adesso faccio io, salto, vedete, i 2 punti di base, lavoro 1, 2, 3, l'ultima, vedete, va sempre saltata, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno e ne lavoro un'altra.
quindi 4. In questa maniera qui salto questa, entro sulla terza catenella e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Ok, adesso dobbiamo iniziare la lavorazione, che sarà nel mio caso sempre con lo stesso colore, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e devo lavorare 2, 3 e 4, quindi 2, 3 e la quarta sulla prima catenella, ricordiamoci sempre 2 catenelle. Ovviamente se voi qua vi trovate diversamente da me, perché magari avete lavorato in un'altra maniera, tranquille, non è un problema. Se vi trovate le 2 maglie da saltare, saltatele tranquillamente, perché nello svolgimento del lavoro magari possiamo aver fatto qualche maglia in più, qualche maglia in meno, insomma seguito un'infilatura diversa del fondo che dovete tener conto, quindi non vi preoccupate, l'importante è che vi trovate con le punte, vedete, con le cosiddette colline e valli alla stessa maniera. Ok, quindi adesso ragazzi io vado a proseguire, vedete, quindi ho fatto le 2 catenelle, vado nella seconda catenella e lavoro la prima maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4 e qui vedete ho le 2 maglie da saltare, quindi adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi faccio vedere, vi dico quanti centimetri di righe ho fatto e soprattutto quante righe. Allora ragazzi, come potete vedere io ho proseguito, ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, allora aspettate, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 righe, ok? 6 righe che in centimetri sono altri, prendiamo qua, 10 centimetri, ok? Quindi il bordo sarà di 10 centimetri, perché adesso questo bordo andrà, vedete, piegato in questa maniera qui. Adesso io vado ad infilare la mia fodera e vi faccio vedere come prende forma la borsa. Allora ragazzi, guardate, una volta che io infilo la mia fodera, vedete, all'interno della borsa prende forma, quindi non vi preoccupate se inizialmente per infilarla faticate un po'. Faticate in che senso? La lana va dove volete voi, quindi dovete dare forma per forza con la fodera di feltro, però vi posso dire, guardate che bell'effetto con questo bordo. Allora, come facciamo a cucirla? Allora, noi andiamo a cucire il bordo ovviamente alla borsa in questa maniera qui. Questo bordo qua potete anche, volendo, dare dei punti con la lana dello stesso colore qui, volendo lo potete fare, però io non penso che si smuova più di tanto, perché comunque una volta che abbiamo bloccato, vedete, così la lana si è bella stesa, quindi non dovrebbe muoversi. Però voi potete anche dare dei punti poi alle punte, vedete, a queste punte, che ovviamente dovete cercare di far combaciare, quindi quando andate a sistemare la borsa, vedete, questa punta qui deve combaciare con questa che va verso l'alto e così via, ok? Quindi più o meno deve essere questo il criterio. Adesso io che cosa faccio? Ovviamente io ho iniziato a lavorare, vedete, il beige, e allora io faccio in questa maniera qui, seguo, quando vado a cucire la fodera grigia, vedete, con il filo di nylon, seguo questa linea qui, vedete, vado a cucire sempre sull'ultima linea grigia, vedete, prima che poi abbiamo fatto la lavorazione con il beige, vado a lavorare così, vado a cucire così in modo da fermare la borsa. Prima di chiudere la borsa possiamo andare a decidere il tipo di manici che vogliamo mettere, quindi se vogliamo mettere dei manici con la lana uguali, se vogliamo mettere dei manici di ecopelle, insomma questa deve essere la nostra scelta, perché se devono essere andati a cucire alla borsa è chiaro che li dobbiamo realizzare prima. Ragazzi, io come manico vado a posizionare un monomanico, quindi un manico, vedete, che andrà praticamente a fungere come tracolla, e non lo faccio esageratamente lungo, vedete, perché innanzitutto, anche se con questa tecnica non slabbra, quindi vedete nel box informazioni vi metto il link per questo tutorial, quindi è una tecnica che non slabbra, però è chiaro che avrà un po' di tolleranza, vedete, e quindi io non lo voglio esageratamente lungo. Ovviamente la lunghezza questa è opzionale. Io vado a posizionare, vedete, proprio il manico qui all'appoggio al centro, vedete, della fodera in questa maniera qui, in modo che quando adesso vado a cucire, guardate, la borsa, vado a cucire anche il manico. È importante cucire bene i manici alle borse, perché con il peso possono poi praticamente andare
a cadere, a scucirsi. Quindi praticamente fare diversi giri di cucitura in modo che poi questo manico rimane bello, insomma, teso. Ovviamente potete mettere anche dei manici di ecopelle, dei manici a mano, insomma, di osso, qualsiasi manico, insomma, a voi piaccia di più. Io vado a mettere questo per praticità, perché ho sempre detto che mi segue che le borse di lana io non le gradisco. Quindi nel momento in cui le vado a fare, quindi per fare una varietà, perché comunque si possono abbinare anche agli accessori, sciarpe e cappelli, dobbiamo farle comunque in maniera che dopo siano funzionali, ok? Quindi come l'ho fatta io si può lavare tranquillamente e poi vedete viene rigida e quindi veramente viene carina, insomma la borsa questa ha il fondo rigido, ha la fodera rigida e quindi la nostra borsa ha veramente una bella linea. Quindi adesso vado a cucire. Allora ragazzi, per cucire io vado ad usare il filo di nylon da 0,35 mm e vado ad usare, vedete, un ago semplice, quello che si usa anche per cucire normalmente i tessuti, ok? Facciamo un nodino ai margini e prima di posizionare i manici io vado prima a cucire, vedete, inizio a cucire da qui. Quindi vedete, qui ho le ultime strisce grigie e quindi faccio così, vado a cucire, vedete dove ho le strisce grigie, quindi il beige cerco di lasciarlo, vedete, come bordo fuori, così, ok? Non bisogna essere esperti di cucito per cucire con il filo di nylon, quindi man mano che cucite, vedete dove c'è il grigio, cerchiamo di andare a cucire così, in questa maniera. Qui possiamo anche prendere il bordo beige tranquillamente, vedete, però è importante che seguiamo la linea guida del grigio perché altrimenti il nostro bordo sarà da un lato più grande, da un lato più piccolo e quindi pasticciamo. Questo vedete è il grigio e vado a prendere anche il bordo beige così. Quindi vado, vedete, a sistemare così perché dopo, poi una volta che abbiamo cucito, andiamo a gonfiare, vedete, in questa maniera in modo che poi la fodera non fuoriesca, ok? Quindi adesso vado a proseguire e arriviamo dove dobbiamo inserire i manici. Quando arrivo, vedete, qui nell'angolo, ok, dove devo andare a posizionare il manico, prendo il manico. Io qui ho 1, 2, 3, 4 e 5. Sulla terza, quindi vedete al centro, questo è il centro, faccio così, poggio così e sollevo, vedete, qui è il bordo grigio, vado a sollevare, ok? E vado a proseguire la cucitura, ovviamente. Accertiamoci sempre ci sia, vedete, un po' di grigio qui, possiamo anche prendere il colore panna senza alcun problema, così. E adesso vedete, dobbiamo fare in modo di cucire il manico anche contemporaneamente al bordo della borsa, quindi passiamo così attraverso il manico e anche attraverso la borsa, ok? Quindi dietro e avanti. Qui ovviamente possiamo fare anche dei giri di andata e ritorno per cucire ancora meglio. Io adesso con la telecamera insomma vi faccio vedere il necessario, poi ovviamente voi valutate sempre i giri che dovete fare. Quindi vedete, andiamo a fare così. Non è niente di complicato, che non può essere fatto anche dalle principianti. Qui abbiamo il bordino grigio, quindi ricordiamoci sempre più o meno di fare in questa maniera qui. Ed ecco che poi torniamo, vedete, sul bordo della borsa. Come vi ho detto, andate a fare un giro di andata e ritorno in più, ok? Perché così il manico si ferma bene bene. Adesso io vado a proseguire, ovviamente farò la stessa cosa anche da quest'altro angolo, quindi anche di qua vedete facciamo la stessa cosa, qui abbiamo lasciato lo spazio alla fine quando abbiamo completato anche quest'altro lato.
Una volta vedete che abbiamo terminato il nostro manico, questo sarà il risultato. Decidete se volete andare a dare un punto praticamente qui al bordo, io ancora non so se lo darò, nel caso insomma potete darlo per fermare il bordo, però come potete vedere si mantiene bello insomma teso. Il tutorial spero che vi sia piaciuto, mettete mi piace se è così e vi saluto al prossimo.